Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo uno dei piatti più apprezzati dagli occidentali, ma non solo di questo paese. Sto parlando dei gyoza, ovvero i ravioli grigliati alla piastra. È un piatto famosissimo e che potete trovare ovunque. È spesso un accompagnamento al famosissimo ramen. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che lo compongono e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Andiamo a vederli ad uno. Per cominciare, per la nostra farcia avremo bisogno di 200 g di macinato di maiale, 150 g di cavolo verza, un cipollotto, 2 spicchi d'aglio e 20 g di zenzero fresco, 3 funghi shiitake, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di maizena, un cucchiaino di sakè, un cucchiaino di mirin e un cucchiaino di olio di semi di sesamo, un cucchiaio di salsa di soia e un cucchiaino di salsa d'ostriche, un cucchiaino di brodo vegetale granulare e 2 cucchiai di olio di semi, un cucchiaino di vino cinese di Shanseng e un goccio di dark soy sauce. Questi 2 ingredienti sono facoltativi. Sale e pepe quanto basta. Per la pasta dei ravioli avremo bisogno di 200 g di farina, 100 ml di acqua tiepida e mezzo cucchiaino di sale fino. Per la salsa classica di accompagnamento avremo bisogno di un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di aceto di riso, 10 g di zenzero fresco. Per la salsa d'accompagnamento piccante avremo bisogno di un cucchiaio di sambal oelek oppure di peperoncino e un cucchiaio di olio d'oliva. E dopo aver preparato tutti i nostri ingredienti, cominceremo la ricetta che divideremo in 6 fasi: la preparazione della farcia, la preparazione delle salse di accompagnamento, la preparazione della pasta per i ravioli, il confezionamento dei gyoza, la cottura e infine l'impiattamento. Per cominciare con la nostra farcia andiamo a tagliare finemente il nostro cavolo. Quindi togliamo il cuore, tagliamo le listarelle e poi cominciamo a tritare. Cercate di ottenere un trito di queste dimensioni. Affettiamo ora il nostro cipollotto molto finemente. Diamogli ora una tritata grossolana. E per finire tritiamo i nostri funghi shiitake, quindi togliamo il gambo perché è coriaceo, affettiamoli e per finire tritiamoli grossolanamente. Andiamo adesso a realizzare con l'ausilio di un frullatore o di un mixer o di un blender la marinatura per la nostra carne, per la nostra farcia. Quindi aggiungiamo i 2 spicchi d'aglio, i 20 g di zenzero, il cucchiaino di dado granulare, il cucchiaino di zucchero, il cucchiaio di salsa di soia, il cucchiaino di salsa d'ostriche, il cucchiaino di mirin, il cucchiaino di sakè, il cucchiaino di olio di sesamo, il cucchiaio di vino Shanseng e qualche goccia di dark soy sauce. E frulliamo il tutto.
otterremo una marinata molto liquida. In una capiente bacinella andiamo a mettere il nostro maiale macinato e cominciamo a mescolarlo con le dita in modo da renderlo pastoso. Quando avrà raggiunto questa consistenza molto compatta, molto cremosa, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti crudi, quindi il nostro cavolo, il cipollotto, il fungo shiitake e la fecola di patate alla maizena, e incorporate il tutto alla carne. Una volta tutto ben mescolato, andiamo ad aggiungere la nostra marinata e mescoliamo bene. Una volta tutti gli ingredienti ben mescolati, andiamo ad aggiungere un po' di pepe e, se manca, un po' di sale. Mescolate bene. Una volta terminata anche questa operazione, andiamo a far riposare al fresco in frigo per 3 ore la nostra farcia. Andiamo ora a preparare le nostre 2 salse di accompagnamento, che saranno facilissime e velocissime. Iniziamo con la prima, quella classica. Prendiamo i nostri 10 grammi circa di zenzero e tagliamoli a fette più fine possibili. Una volta fatto questo, sovrapponiamo le nostre fettine e tagliamo in una julienne sottilissima. Devono essere proprio dei fili. Una volta ottenuti i nostri filamenti, la nostra julienne di zenzero, andiamo a prendere la nostra salsa di soia e il nostro aceto e semplicemente mescoliamoli l'uno all'altro. Aggiungiamo quindi lo zenzero, mescoliamo e lasciamo in infusione fino al momento del servizio. La seconda salsa, quella piccante, è ancora più semplice. Basterà aggiungere alla nostra sambaolec, al nostro cucchiaio di sambaolec o purè di peperoncino, il nostro olio d'oliva. Mescolare e riservare fino al momento del servizio. Bene, prepariamo ora la pasta. Prendiamo la nostra acqua a temperatura ambiente e aggiungiamo il sale e facciamo sciogliere bene. Una volta sciolto il sale nella nostra acqua, andiamo ad aggiungerne un pochino all'interno della farina e cominciamo a mescolare con le mani. Quando l'acqua sarà tutta assorbita, aggiungete un altro po'. E per finire aggiungete l'ultimo goccio. Una volta che la vostra pallina di pasta si è formata, possiamo lavorarla sul piano di lavoro. Andiamo a mescolarla con forza, in modo da renderla più omogenea possibile, in questo modo, un po' come quando si prepara la pasta per la pizza. Continuate a lavorarla per circa 10 minuti. Una volta che la nostra pasta risulta bella omogenea e liscia, così, vedete che incontra resistenza. Se facciamo così col dito, la pasta ritorna più o meno alla sua forma originale. Quindi andiamo a creare una bella sfera e avvolgiamola completamente nella pellicola alimentare e lasciamola riposare per almeno un'oretta. Bene, arrivati a questo punto, dopo aver tolto la nostra pasta dalla pellicola, andiamo a cospargere un po' di farina nel piano di lavoro. Tagliamo in due la nostra pasta
e creiamo due piccoli rotoli, grossi circa un pollice, della stessa dimensione circa. Una volta fatto questo, tagliamo dei tocchetti grandi circa un pollice. Ne usciranno circa una ventina. Adesso andate a metterle all'interno di un sacchetto in modo che mentre le lavoriamo non si secchino troppo. Prendiamo la prima, facciamo una pallina, schiacciamola e cominciamo a stenderla con un piccolo mattarello. La nostra pasta per il raviolo, come vedete, deve essere piuttosto fina e larga più o meno il palmo di una mano. Una volta fatto questo, andiamo a mettere il foglio in un sacchettino ermetico, ok? E continuiamo con la preparazione di tutti gli altri dischi di pasta. Bene, cominciamo a preparare i nostri ravioli. Allora, andiamo a togliere i nostri fogli per ravioli dal sacchettino, andiamo a disporli, come vedete, sopra un po' di farina e per evitare che asciughino, ok, posiamoci sopra un piccolo straccio umido. In questo modo, in modo da poter sempre prenderne uno, riempirlo, farcirlo e nello stesso momento coprire i restanti in modo che non si secchino. Preparate un piccolo vassoietto infarinato per poter disporre i vostri ravioli confezionati, ovviamente la vostra farcia che ha chiaramente riposato per 3 ore in frigo, e cominciamo a farcire i nostri ravioli. Allora, c'è una tecnica particolare per fare i gyoza. Allora, prendete il vostro disco di pasta, andate a inserire un pochino di farcia, circa una cucchiaiata, umettate leggermente i bordi con un po' d'acqua, ripiegate il raviolo su se stesso e chiudetelo solo su questo punto, pizzicandolo. Arrivati a questo punto, cominciate a piegare i bordi in questo modo, un po' uno sull'altro, come vedete, in modo da poter creare una piccola decorazione, chiusura decorativa tipo questa. Ripetete dall'altro lato, chiaramente. Chiaro che è una cosa che richiede una certa manualità, però vedete che dopo un po' di prove riuscirete facilmente a ottenere dei risultati positivi, come può essere circa questo qui. Ripetete chiaramente per tutti i dischi di pasta.
Arrivati a questo punto, i vostri ravioli sono pronti ad essere cucinati. Se volete e se avete utilizzato prodotti freschi come ho fatto io, quindi non scongelati, potete tranquillamente lasciarli sul vassoio, coprirli con della pellicola alimentare e congelarli. Potrete in seguito cucinarli direttamente da congelati, chiaramente aumentando il tempo di cottura. Siamo arrivati al momento della cottura dei nostri gyoza. Allora, ci servirà una bella padella capiente antiaderente che scalderemo e sulla quale aggiungeremo i nostri 2 cucchiai di olio. Quando l'olio comincerà a essere bello caldo, andiamo a cominciare ad adagiare i nostri gyoza. Cercate di metterli sulla padella in modo che non si tocchino l'uno con l'altro, se no rimangono poi appiccicati dopo la cottura, e lasciate rosolare per 2 minuti. Dopo circa 2 minuti controllatene uno e se cominciano a colorare in questo modo è il momento di aggiungere il liquido. Allora io metto sempre all'inizio un po' di sakè e subito dopo dell'acqua e chiudo con il coperchio e lascio cucinare a vapore per circa 6-7 minuti. È chiaro che voi potete evitare di mettere il sakè, ma mettere solamente acqua. Io lo metto per avere un aroma in più. Passato questo tempo andiamo a togliere il coperchio. Come vedete il liquido si è totalmente asciugato, è stato totalmente assorbito dai ravioli che teoricamente a questo punto dovrebbero essere pronti. Chiaramente bisogna vedere la grandezza con cui li avete fatti, quindi magari controllatene uno se all'interno è cotto e se lo è tutti gli altri lo saranno. Controllate chiaramente che sotto ogni raviolo si sia formata la famosa crosticina. Eccola qua. I nostri gyoza sono pronti ad essere impiattati e degustati. A questo punto possiamo disporre i nostri gyoza su un piattino, dalla parte chiaramente colorata. Come vedete la parte è totalmente crispy e sono croccanti all'esterno e morbidi all'interno, come vuole chiaramente la regola. Accompagnateli chiaramente con la nostra salsa di soia allo zenzero e con la nostra salsa speciale spiccante. Ed ecco pronti i gyoza proprio come in Giappone. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta giapponese che, come avete visto, non è proprio tra le più semplici. È composta da varie fasi, alcune anche un po' lunghe ed altre che richiedono un po' di manualità, un po' di dimestichezza, come per l'appunto il confezionamento dei ravioli. Provateci varie volte e vedete che alla fine riuscirete a ottenere un buon risultato. In ogni caso gli ingredienti, anche se sono molteplici, sono piuttosto facili da trovare e in qualche caso anche facoltativi, o comunque potete sostituirli con qualcos'altro di similare. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la ricetta vi sia riuscita bene. Mi raccomando, continuate a scrivermi se avete delle domande o qualche idea per delle nuove ricette, per dei nuovi video. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e io vi aspetto la settimana prossima per una nuova ricetta. Ciao a tutti!